Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovissimo tutorial. Oggi voglio proporvi un progetto che sta andando molto virale sul web e sto parlando di questa carinissima borsa. L'ho realizzata con un solo gomitolo di cordino tie che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Vi lascerò tutti i dettagli giù nel box in descrizione. La borsa di per sé è molto semplice da realizzare perché i punti impiegati sono solamente maglie basse e punto puff. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al tutorial. L'occorrente per realizzare questa borsa è una rocca di cordino tie e un uncinetto da 4,5 mm. Vado a realizzare un nodino scorsoio e con l'uncinetto da 4,5 mm vado a montare 14 catenelle. Avviate le 14 catenelle ho una lunghezza di circa 10 cm. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, vado a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella per un totale di 13 maglie basse. Ho realizzato il mio primo giro ed ho un totale di 13 maglie basse. A questo punto, al giro numero 2 vado a fare una catenella che non conta come punto ma serve soltanto per stabilire l'altezza. Giro il lavoro, rientro sul primo punto ma non vado ad agganciare la maglia bassa per intero in questo modo, ma aggancio soltanto la costina posteriore e vado a fare una maglia bassa. Entro nel punto successivo, aggancio sempre la costina posteriore della maglia bassa e faccio una maglia bassa e continuo in questo modo andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto presa in costa dietro fino alla fine della riga. Ho terminato la riga e ho sempre un totale di 13 maglie basse. Al giro numero 3 vado a ripetere esattamente quello che ho fatto al giro numero 2. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro, rientro nuovamente sul primo punto, aggancio la maglia bassa in costa dietro e vado a fare una maglia bassa e continuo in questo modo andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto presa in costa dietro fino alla fine della riga. Ho terminato il giro numero 3 e al giro adesso numero 4 andiamo a realizzare degli aumenti, uno all'inizio e uno alla fine della riga. Quindi vado a fare una catenella, giro il lavoro, rientro sul primo punto, aggancio la costina posteriore della maglia bassa e questa volta vado a fare 2 maglie basse all'interno dello stesso punto, una, rientro e faccio il mio aumento. A questo punto continuo andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto fino ad arrivare al penultimo punto della riga. Ho lavorato il mio penultimo punto e adesso vado a fare un aumento sull'ultima maglia bassa, quindi entro sull'ultimo punto, aggancio sempre la costina posteriore e vado a fare 2 maglie basse, tutte e due all'interno dello stesso punto. E al giro numero 4 ho un totale di 15 maglie basse. Adesso al giro numero 5 e al giro numero 6 non andiamo a fare aumenti ma andiamo a lavorare i punti così come si presentano, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, rientro sul primo punto e vado a fare una maglia bassa e continuo andando a realizzare una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine della riga, sia per quanto riguarda il giro numero 5 che è quello che abbiamo appena iniziato e vado a fare la stessa cosa anche al giro numero 6. Mi raccomando, andate a contare bene i punti. Questi sono 14, devo andare a realizzare il 15° punto sull'ultima maglia bassa, quindi mettete bene in forma con le mani e andiamo a lavorare anche l'ultimo punto. E in questo modo ho terminato il giro numero 5. Giro numero 6 vado a fare la stessa cosa che ho fatto per quanto riguarda il giro numero 5, una maglia bassa in ciascuna maglia bassa del giro precedente.
Ho terminato anche il giro numero 6 ed ho un totale di 15 maglie basse. Adesso al giro numero 7 vado a ripetere il giro con gli aumenti. Quindi faccio una catenella, giro il lavoro, rientro sul primo punto, aggancio la costina posteriore della maglia bassa e vado a fare 2 maglie basse all'interno dello stesso punto. Nei punti successivi vado a realizzare una maglia bassa in ciascun punto fino ad arrivare sul penultimo punto. Sono arrivata sul penultimo punto e vado a lavorare l'ultima maglia bassa sempre in costa dietro, andando a realizzare un aumento, quindi 2 maglie basse all'interno dell'ultimo punto, in questo modo. Adesso per quanto riguarda i giri 8 e 9, vado a fare una catenella e una maglia bassa in ciascun punto, ovviamente sempre presa in costa dietro. Quindi nei giri 8 e 9 avrò un totale di 17 maglie basse. Iniziamo insieme il giro numero 8 e ci rivediamo poi al termine del giro numero 9. Ho terminato anche il giro numero 9 ed ho un totale di 17 maglie basse. A questo punto al giro numero 10 vado a ripetere il giro con gli aumenti, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, rientro sul primo punto e vado a fare 2 maglie basse. Adesso nei restanti 15 punti vado a lavorare una maglia bassa in ciascun punto. Lavorate quindi le 15 maglie basse singole e il primo aumento, entro sull'ultimo punto e vado a fare il mio ultimo aumento, quindi 2 maglie basse all'interno dello stesso punto e al termine del giro numero 10 avrò un totale di 19 maglie basse. A questo punto procedo in questo modo, quindi al giro numero 11 e 12 vado a lavorare i punti così come si presentano e nel giro successivo vado a fare un giro gli aumenti. Quindi vado a realizzare un giro con gli aumenti e 2 giri senza aumenti, un giro con gli aumenti e 2 giri senza aumenti, fino ad arrivare al giro numero 22 dove avrò un totale di 27 maglie basse. Il giro numero 22 è il giro con gli aumenti, uno all'inizio e uno alla fine del lavoro. Io continuo e ci vediamo al termine del giro numero 22. Ho terminato anche il giro numero 22 e ho un totale di 27 maglie basse. Il giro numero 22 è il giro con gli aumenti. Non so se riesci a notare, qui sull'ultimo punto ho 2 maglie basse e qui sul primo punto ho altre 2 maglie basse. In tutto il pannello misura circa 14 cm e a questo punto dal giro numero 23 fino al giro numero 47 non vado più a fare aumenti ma vado a lavorare semplicemente una maglia bassa in ciascun punto, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, rientro sul primo punto e faccio una maglia bassa e continuo andando a lavorare una maglia bassa in costa dietro in ciascun punto dal giro numero 23 fino al giro numero 47. Ho appena iniziato il giro numero 23 e ci rivediamo nuovamente al termine del giro numero 47. Ho terminato anche il giro numero 47 ed eccolo qui il pannello come si presenta. Abbiamo un'altezza di circa 30 cm, un'ampiezza dal lato più largo di circa 20 cm e un'ampiezza dal lato più piccolo di circa 10 cm. A questo punto dobbiamo andare a continuare il nostro pannello e dobbiamo andare a dare la stessa forma della parte inferiore. Quindi per farlo, anziché fare gli aumenti, da questo lato andremo a fare le diminuzioni. Al giro numero 48 quindi andiamo a fare una catenella per stabilire l'altezza, giriamo il lavoro, entriamo sul primo punto, sempre in costa dietro, agganciamo il filo e lo portiamo fuori, senza andare a chiudere la maglia bassa.
Entriamo sul secondo punto, prendiamo sempre la costina posteriore della maglia bassa, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e andiamo a chiudere tutte e 3 le asole. In questo modo ho realizzato una diminuzione. A questo punto, nelle restanti maglie basse, andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. Fino ad arrivare qui sul terzultimo punto, perché come puoi notare gli ultimi 2 punti ancora non li ho lavorati e qui vado a fare una diminuzione, quindi entro sul penultimo punto, aggancio la costina posteriore, carico il filo e lo porto fuori, senza andare a chiudere queste 2 asole. Entro sull'ultimo punto, carico il filo, lo porto fuori e ho 3 asole sull'uncinetto. Carico il filo e chiudo le 3 asole tutte insieme e in questo modo ho realizzato la mia seconda diminuzione. Quindi al giro numero 48 ho un totale di 25 maglie basse. A questo punto al giro 49 e 50 vado a lavorare i punti così come si presentano. Quindi faccio una catenella che mi serve per stabilire l'altezza, giro il lavoro, entro sul primo punto e vado a fare una maglia bassa. Entro sul secondo punto e faccio ancora una maglia bassa e continuo in questo modo per un totale di 25 maglie basse, sia per quanto riguarda il giro numero 49 che il giro numero 50. Ho terminato anche il giro numero 50 e ho un totale di 25 maglie basse e come puoi notare il lavoro già inizia a restringersi. A questo punto al giro numero 51 vado a realizzare 2 diminuzioni, una all'inizio e una alla fine del lavoro. Vediamo insieme l'inizio del giro numero 51, dopodiché proseguirete andando a realizzare un giro con le diminuzioni e 2 giri di punti così come si presentano, quindi 2 giri senza diminuzioni. Quindi vediamo insieme l'inizio del giro numero 51, ho fatto una catenella per stabilire l'altezza, vado a girare il lavoro, entro sul primo punto, carico il filo e lo porto fuori. Entro sul secondo punto, carico il filo e lo porto fuori. Ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e le vado a chiudere tutte e 3 insieme e ho realizzato la mia prima diminuzione. A questo punto vado a realizzare una maglia bassa in ciascun punto fino ad arrivare qui sul terzultimo punto. Come puoi notare mi avanzano il penultimo e l'ultimo e in questi 2 punti vado a realizzare appunto una diminuzione, quindi inserisco l'uncinetto, carico il filo e lo porto fuori. Entro sull'ultimo punto, carico il filo e lo porto fuori. Ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo e le vado a chiudere tutte e 3 insieme e ho realizzato la mia seconda diminuzione e questo qui era il giro numero 51, sul quale mi ritroverò un totale di 23 maglie basse. Quindi a questo punto andiamo a fare 2 giri di 23 maglie basse, quindi una maglia bassa in ciascun punto. Nel giro successivo andremo a fare un giro con le diminuzioni, una all'inizio e una alla fine, e nei 2 giri successivi andiamo a fare ancora 2 giri di maglie basse lavorate, una maglia bassa in ciascun punto. Tutto questo fino ad arrivare al giro numero 69. E così è come si presenta il pannello una volta completato. Abbiamo quindi una lunghezza complessiva di circa 43 cm, una larghezza, quella più ampia, di 20 cm e l'ampiezza più stretta è di 10 cm. A questo punto dobbiamo andare a realizzare una bordura tutto in tondo. Vado ad inserire un marcapunti qui sull'ultima maglia bassa. In questo modo, a questo punto giro il lavoro e vado a realizzare 69 maglie basse, una maglia bassa in ciascun giro. La prima è questa qui del lato corto, quindi nel lato corto abbiamo 13 maglie basse e questa è la 13ª.
non la contiamo come punto, quindi entriamo sul giro successivo e andiamo a realizzare una maglia bassa. Entriamo in quest'altro punto e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi andiamo a distribuire le nostre 69 maglie basse lungo tutto il bordo fino ad arrivare qui sul lato opposto. Sessantotto e la 69esima la andiamo a fare qui sul giro delle catenelle iniziali. A questo punto andiamo a posizionare un marcapunti sulla 69esima maglia bassa. A questo punto andiamo a realizzare 40 catenelle che ci serviranno per fare il manico. Realizzate tutte e 40 le catenelle, le andiamo a mettere tutte dritte e le andiamo ad unire da quest'altro lato corto. Quindi per comodità vado a girare il lavoro e vado ad unire le mie catenelle qui sulla prima maglia bassa dell'altro lato. Entro sulla prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima in questo modo, e così ho unito le catenelle che vanno a formare il manico. Vado a posizionare un marcapunti qui sulla prima maglia bassa e a questo punto vado a realizzare la bordura anche da quest'altro lato, esattamente come ho fatto prima. Quindi vado a realizzare 69 maglie basse, una maglia bassa in ciascun giro. Entro quindi sul secondo punto, quindi sul secondo giro, perché il primo già l'ho lavorato, e vado a fare una maglia bassa. Entro qui nel punto di unione tra un giro e l'altro e vado a fare una maglia bassa. Entro in quest'altro punto e vado a fare una maglia bassa per un totale di 69 maglie basse. Terminate le mie 69 maglie basse anche da quest'altro lato, vado a posizionare sempre un marcapunti sull'ultima e vado a ripetere le mie 40 catenelle che andrò ad unire con una maglia bassissima qui dove ho posizionato il primo marcapunti. Quindi le vado a sistemare tutte dritte in questo modo. Entro dove ho il primo marcapunti e vado a fare una maglia bassissima. In questo modo, e così facendo ho ricreato anche i manici della borsa. A questo punto vado a realizzare una bordura che comprenderà anche i manici. Quindi per quanto riguarda la bordura, prima di andare a realizzare il motivo a treccia per rifinire la nostra borsa, vado prima a realizzare un giro di maglie bassissime lungo tutto il perimetro della borsa, che va a comprendere anche i manici, partendo da questo marcapunti per ritornare nuovamente su questo marcapunti. Mentre per quanto riguarda il giro successivo andrò a fare un giro sempre sulle maglie bassissime che ho fatto in precedenza, sempre da questo marcapunti lungo tutta la borsa fino a tornare a questo marcapunti con delle maglie basse. Quindi iniziamo insieme il primo giro a maglia bassissima, entro sul secondo punto e vado a fare una maglia bassissima. Entro nel punto successivo e faccio ancora una maglia bassissima. Entro nel punto successivo e faccio ancora una maglia bassissima, in questo modo.
Continuo così fino a tornare nuovamente sul punto di partenza. Quindi sono partita da qui, dal marcapunti rosso, ho fatto tutto questo lato a maglia bassissima e già, come puoi notare, come la borsa è già più rifinita. A questo punto mi ritrovo sul secondo marcapunti, posso andare anche a rimuoverlo e vado a realizzare anche qui una maglia bassissima in ciascuna catenella. Vedi, entro proprio all'interno della catenella e vado a fare una maglia bassissima in ciascun punto. Sono arrivata sull'altro marcapunti, quindi ho completato anche il manico e adesso devo andare a fare la stessa lavorazione anche da quest'altro lato. Quindi ti faccio vedere l'inizio. Quindi una volta completato il manico vado a fare la mia prima maglia bassissima dell'altro laterale sulla prima maglia bassa, qui. E continuo andando a realizzare una maglia bassissima in ciascun punto come ho fatto dall'altro lato, fino ad arrivare nuovamente sul marcapunti rosso. Sono arrivata nuovamente sul marcapunti rosso, a questo punto devo andare a fare un giro completo di maglie basse. Per fare quindi il giro completo di maglie basse mi ritrovo qui in corrispondenza del marcapunti rosso, entro sulla prima maglia bassissima e aggancio soltanto la costina posteriore, quindi se questa è la maglia bassissima aggancio soltanto la parte sopra, quindi la mezza catenella sopra, e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo entro sulla maglia bassissima successiva, aggancio solamente questa costina qui e vado a fare una maglia bassa. Entro nella maglia bassa successiva, aggancio questa costina qui e vado a fare una maglia bassa. E sul manico ovviamente vado a fare la stessa cosa, quindi aggancio soltanto la costina esterna, diciamo, della maglia bassissima e vado a fare la mia maglia bassa. Aggancio la costina esterna della maglia bassissima e faccio la mia maglia bassa e continuo in questo modo fino ad arrivare nuovamente qui sul marcapunti rosso. A questo punto ho terminato anche la bordura da quest'altro lato, quindi sono tornata al marcapunti di partenza e devo andare a realizzare la bordura a punto puff, quella che farà sembrare la rifinitura della borsa a forma di treccia. E per fare il punto puff vado a girare la mia lavorazione per comodità, vado a segnare con un marcapunti l'ultima maglia bassa. A questo punto salto la prima maglia bassa, ok, questa qui, entro sulla seconda e faccio una maglia bassa. In questo modo carico il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa che ho saltato, quindi in quella precedente a quella che ho lavorato, l'aggancio tutta, carico il filo e lo porto fuori. E ho 3 asole sull'uncinetto. Di nuovo carico il filo, rientro all'interno dello stesso punto, carico il filo e lo porto fuori. Vado a fare un'altra volta lo stesso passaggio, quindi carico il filo, entro all'interno dello stesso punto, carico il filo e lo porto fuori. E ho un totale di 7 asole sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto carico nuovamente il filo e vado a chiudere tutte e 7 le asole insieme, in questo modo. Non vado a chiudere il tutto. Questa maglia bassa qui già l'ho lavorata, eccola qui con la maglia bassa, quindi salto quella successiva, entro in quella dopo e vado a fare una maglia bassa. Carico il filo, entro nella maglia bassa che ho saltato, quindi in questa qui, e vado a ripetere il mio punto puff. Una gettata, carico il filo ed esco fuori. Seconda gettata, rientro nello stesso punto, carico il filo e lo porto fuori. Terza gettata, rientro all'interno dello stesso punto, carico il filo e lo porto fuori.
Ho 7 asole sull'uncinetto, carico il filo e le vado a chiudere tutte e 7 insieme. Non le vado a chiudere, questo punto già l'ho lavorato, eccolo qui, salto questo ed entro in quello successivo e vado a fare una maglia bassa. Getto il filo sull'uncinetto, rientro nella maglia bassa che ho saltato, quindi in questa qui, e vado a ripetere il mio punto puff. Una, due e tre. Carico il filo e chiudo tutte e 7 le asole. Rivediamolo insieme ancora una volta. Questa maglia bassa già l'ho lavorata perché si vede la maglia bassa qui sul giro precedente. Salto quella successiva ed entro in quella dopo e vado a fare una maglia bassa. Carico il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa che ho saltato e vado a ripetere il mio punto puff. 1, 2 e 3. Ho 7 asole sull'uncinetto, carico il filo e le chiudo tutte e 7 insieme e continuo in questo modo fino ad arrivare nuovamente al marcapunti rosa. Quindi vado a fare tutto il perimetro della borsa, compreso il manico dal lato opposto. Proseguo lungo tutto quest'altro lato, vado a lavorare anche il manico fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Ho terminato tutto il giro a punto puff ed eccolo qui come si presenta il corpo della borsa. A questo punto sono arrivata qui nuovamente all'inizio del giro dove ho posizionato il marcapunti rosa. Questo rosso adesso non mi serve più, quindi posso andare tranquillamente a rimuoverlo e adesso ti faccio vedere come chiudere il giro. A questo punto vado a rimuovere il marcapunti e vado a fare la chiusura del giro. Sfilo la solina, entro con l'uncinetto dove avevo il marcapunti, faccio passare avanti la solina e vado a chiudere il giro in questo modo e vado ad aggiustare con le mani. Sfilo leggermente la solina, entro in questo punto con l'uncinetto, aggancio la solina, la porto fuori e vado a fare una catenella e in questo modo ho chiuso il mio giro. A questo punto devo andare a lavorare sul rovescio della borsa, quindi giro tutta la lavorazione e vado a ripetere la mia sequenza di punti, quindi salto un punto che è questo qui, entro in quello successivo e vado a fare la mia maglia bassa, carico il filo e vado a ripetere il mio punto puff qui sul punto che ho saltato, quindi rientro e vado a fare il mio punto puff. Con 3 gettate sull'uncinetto. Carico il filo e vado a chiudere tutte quante le asole insieme. A questo punto salto questa maglia qui, entro in quella successiva e vado a rifare la mia maglia bassa, carico il filo, entro nel punto che ho saltato e vado a ripetere il mio punto puff con 3 gettate di filo. Di nuovo salto un punto, entro in quello successivo e faccio una maglia bassa, carico il filo, rientro nel punto che ho saltato e vado a ripetere il mio punto puff. In questo modo. Per sicurezza vado a posizionare un marcapunti qui sul primo punto
e continuo la lavorazione andando ad eseguire i miei punti puff fino a tornare nuovamente sul marcapunti rosa. E una volta completato, eccolo qui come si presenta il corpo borsa. Adesso dobbiamo andare a chiudere l'ultimo punto e passare alla realizzazione dei laterali. Come puoi notare, qui ho realizzato il mio ultimo punto puff, ho sfilato l'uncinetto e ho tirato il filo senza andare a fare la maglia bassa. A questo punto vado a tagliare il filo e vado a sfilare la lavorazione in questo modo. Vado a rimuovere il marcapunti, entro con l'uncinetto da dietro a davanti sul punto dove avevo il marcapunti, prendo la codina del filo e la porto dietro. Tiro bene il filo, giro il lavoro, prendo metà di questa maglia che si è venuta a creare. Questo è l'ultimo punto puff, quindi vado ad agganciare metà della maglia che si è venuta a creare sul punto puff, quindi giro il lavoro, con l'uncinetto aggancio metà catenella in questo modo e faccio passare il filo che ho tagliato. In questo modo ho ricreato, vedete, un altro punto. Vado a nascondere tutti i fili. Faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare l'eccesso di filo. E lo vado a bloccare con l'aiuto di un accendino. Ok, questo poi andrà sulla parte interna della borsa, quindi non si vedrà. La stessa cosa vado a fare per quest'altro filo. A questo punto, dopo aver nascosto tutti i fili, prima di andare a creare i laterali, vado a posizionare un marcapunti sul punto di chiusura del giro e vado a contare 69 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sulla 69esima vado a posizionare un secondo marcapunti in modo da far combaciare esattamente i due lati. Vedete? Primo e ultimo marcapunti su un lato e vado a fare la stessa cosa anche qui dall'altra parte. Conto sempre 69 maglie partendo dalla maglia corrispondente del marcapunti. Qui vado a posizionare il mio marcapunti e vado a contare 69 maglie. Ho posizionato quindi un marcapunti sulla prima e un marcapunti sulla 69esima maglia. Stessa cosa ho fatto da quest'altro lato. A questo punto devo andare a realizzare i laterali, quindi come prima cosa avvio un nodino scorsoio e 14 catenelle. Avviate le 14 catenelle partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, ma agganciandola
Sul lato posteriore, quindi su questo filino che vedi qui in verticale, vado a realizzare 13 maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto. Terminate le mie 13 maglie basse, al giro numero 2 vado a fare una catenella che mi servirà per stabilire l'altezza, giro il lavoro, rientro sulla prima maglia bassa e l'aggancio soltanto in costa dietro, quindi non vado ad agganciare tutte e due le maglie della catenella, ma aggancio soltanto metà catenella dalla parte posteriore e vado a realizzare 13 maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto. Mi raccomando a lavorare anche l'ultimo punto. Al giro numero 3 vado a ripetere esattamente la stessa cosa, quindi vado a fare una catenella che mi servirà per stabilire l'altezza, giro il lavoro, rientro sul primo punto e vado a fare 13 maglie basse, tutte e 13 agganciando la costina posteriore della maglia bassa del giro precedente. E continuo in questo modo per un totale di 27 giri. Io ne sto realizzando 3, quindi devo andare a fare ancora 25 giri. Io un pannello già l'ho realizzato, giusto per farti vedere come esce. Qui, come puoi notare, ho lasciato tirata la sollina e ho lasciato anche un bel pezzo di filo perché mi servirà per fare la cucitura. Una volta completati i 27 giri, eccolo qui il pannello come si presenta e adesso devo andare a fare un giro di bordura tutto intorno. Non vado a tagliare il filo, ma rientro nuovamente all'interno dello stesso punto e vado a fare una maglia bassa. E con il marcapunti vado a contrassegnare la 13ª maglia bassa del lato corto. A questo punto vado a realizzare una maglia bassa in ciascun giro, quindi un totale di 27 maglie basse. La prima già l'ho realizzata, vado a fare la seconda e la terza e punto l'uncinetto in ciascun giro. E 27. A questo punto vado a fare un altro giro di maglia bassa qui lungo tutta la catenella. Quindi rientro nuovamente all'interno dello stesso punto e faccio una maglia bassa e vado a contrassegnare la maglia bassa precedente, quindi la 27ª, con un marcapunti. A questo punto vado a nascondere anche la codina del filo e vado a fare 13 maglie basse lungo le 13 catenelle del primo giro. Una l'ho fatta già, che è questa qui, 1, 2 e 13. A questo punto giro il lavoro in questo modo, rientro all'interno del primo punto e vado a rifare la mia maglia bassa e contrassegno la 13ª maglia bassa con il marcapunti. Questo mi servirà soltanto per avere un conto delle maglie. A questo punto entro sul secondo giro e vado a fare la mia maglia bassa. Entro nel giro successivo e vado a fare la mia maglia bassa. E continuo in questo modo fino ad arrivare qui sul lato opposto. Sono arrivata da quest'altro lato e vado a fare una maglia bassissima sulla prima maglia bassa, in questo modo. E così facendo ho terminato il pannello. Adesso non mi resta che andarlo a cucire al corpo della borsa. A questo punto vado a posizionare il pannello laterale con la sollina della maglia bassissima in corrispondenza del primo marcapunti e la parte lunga del pannello la faccio combaciare sul corpo della borsa in questo modo. Adesso entro con l'uncinetto qui dove ho il marcapunti
aggancio la solina della maglia bassissima e la porto in avanti. A questo punto posso andare a sfilare il marcapunti, carico il filo e vado a chiudere la solina. Per comodità vado a girare il lavoro . Con l'uncinetto entro sulla seconda maglia bassa del pannello laterale e sulla maglia corrispondente del corpo della borsa e vado a fare una maglia bassissima. Entro con l'uncinetto sulla terza maglia bassa del pannello ed entro sulla maglia corrispondente del corpo della borsa e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo entro sulla maglia bassa successiva e sulla maglia corrispondente del corpo della borsa e vado a fare una maglia bassissima. E continuo in questo modo fino a quando non ho cucito tutto il pannello laterale dal lato lungo. Adesso, una volta cucito tutto il laterale lungo sul corpo della borsa, devo andare a cucire il lato corto. Quindi vado a piegare in questo modo il corpo della borsa. E continuo con la mia cucitura. Quindi entro sulla maglia bassa successiva e sulla maglia corrispondente del corpo della borsa e vado a fare la mia maglia bassissima. Di nuovo entro sulla maglia bassa successiva e sulla maglia corrispondente del corpo della borsa. Cucito anche il lato corto, giro ancora la borsa in questo modo e vado a cucire anche l'altro lato. Ho cucito anche quest'altro lato e quindi ho terminato la cucitura del mio laterale. Ovviamente l'ultimo punto deve coincidere con il punto dove si trova il marcapunti. Adesso faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Sfilo la lavorazione e successivamente lo andrò a nascondere. Vado a rimuovere anche il marcapunti e così è come si presenta un lato della borsa una volta cucito. E adesso devo andare a fare la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi vado a prendere il mio pezzetto, lo faccio combaciare in questo modo sul marcapunti e vado a fare una maglia bassissima in ciascuna maglia, agganciando sia la maglia bassa del pannello laterale che la maglia bassa corrispondente del pannello del corpo borsa. E una volta terminata anche la cucitura dei laterali, eccola qui la borsa come si presenta, ma non abbiamo ancora finito perché dobbiamo andare a metterla sul lato del dritto, perché questo qui con le cuciture sarà il lato del rovescio. Quindi andiamo a girare la nostra borsa in questo modo. Ed eccola qui come si presenta dalla parte del dritto. Adesso, come potrai notare, una volta messa la borsa sul lato del dritto ho già applicato questa targhettina con la scritta handmade e adesso devo andare ad applicare i bottoni. Io ho questi qui automatici con le 2 alette. Se però vado ad inserire questi bottoni direttamente all'interno della borsa, rischio che le alette escano dall'altro lato e quindi non è bello da vedere. Perciò ho posizionato questi 2 marcapunti in modo da far combaciare esattamente la parte avanti con la parte dietro e ho messo un marcapunti centrale. Io un bottone già l'ho applicato e come puoi vedere sulla parte del dritto della borsa non si vede praticamente nulla. Quindi per attaccare il bottone vado a prendere il cordino che mi è rimasto, lascio la codina più lunga perché mi servirà per la cucitura, quindi vado a fare un nodino scorsoio con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto vado a fare
4 maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto. Una catenella che sostituisce la prima maglia bassa, giro il lavoro, entro sulla seconda maglia bassa, l'aggancio tutta e vado a fare ancora 4 maglie basse, 2, 3 e 4. Ancora una catenella, giro il lavoro, la prima catenella conta come punto, quindi entro direttamente sul secondo e vado a fare 4 maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto, 2, 3 e 4. A questo punto prendo il mio bottone e lo inserisco all'interno del pannello. In questo modo faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Sfilo il lavoro, taglio ancora e lo vado a fissare con l'accendino, in questo modo. A questo punto vado a prendere l'altro pezzetto del bottone, lo inserisco all'interno delle due asoline e vado a chiudere con una pinza. Prendo la borsa, la apro e vado a posizionare il mio bottone in corrispondenza del primo e con l'aiuto di un ago tirafettuccia vado a cucire, stando attenta a non passare dall'altro lato della borsa, quindi dalla parte del dritto. E una volta cuciti anche i bottoni, eccola qui la nostra borsa come si presenta completata. Te la faccio vedere anche all'interno. Questi sono i bottoni, questa è la targhettina e questa è la nostra borsa all'interno. Ti do anche le misure in centimetri. Abbiamo un fondo di 33 centimetri e un'altezza di circa 22 centimetri. Se andiamo a contare anche il manico, abbiamo un'altezza totale di 35 centimetri. Fammi sapere cosa ne pensi giù nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, supportalo lasciando un like e se non l'hai già fatto ti invito ad iscriverti al canale per non perderti altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovissimo tutorial. Ciao!